Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Dato che in questo periodo le cose stanno migliorando, l'Italia sta aprendo e presto sarà possibile finalmente ritornare a viaggiare in Italia, ho pensato di fare questo video come qualcosa di un po' più diverso, come consigli di viaggio, diciamo. E quindi in questa intervista a 6 italiani parleremo di viaggi, parleremo di posti d'Italia, perché c'è un problema, secondo me. Quando pensiamo all'Italia, correggetemi se sbaglio e fatemi sapere a cosa pensate voi quando pensate all'Italia. Fatemi sapere nei commenti. Però in generale, diciamo, io quando chiedo agli stranieri cosa pensi, a cosa pensi, cosa ti viene in mente quando pensi all'Italia, le cose principali sono il cibo, ovviamente, ma come posti da visitare sono sempre il Colosseo, la Fontana di Trevi, Ponte Vecchio a Firenze, un giro in gondola a Venezia, forse le colline toscane dorate con i cipressi, delle immagini classiche che non è sbagliato assolutamente, però secondo me l'industria del cinema, l'industria cinematografica ha creato un po' questo stereotipo dell'Italia e come in tutto il mondo di solito quando si va a visitare un paese si va nei posti più comuni, cioè la capitale, si va a Roma, si va a Firenze, Venezia, forse Milano e Napoli, ma di solito queste sono le principali mete turistiche. Tra parentesi, se voi avete visto altri posti in Italia, sempre fatemi sapere perché sono curiosa, io non la conosco tutta, anzi, quindi mi farebbe molto piacere scoprire altri posti d'Italia, soprattutto magari se sono posti poco conosciuti. Però la cosa che a me piace tanto dell'Italia, e questo l'ho già detto nel video in cui parlavamo di che cosa ci piace dell'Italia, lo potete trovare qui sopra, quello che mi piace è che è diversa, cioè c'è qualcosa per tutti, se vi piace la montagna, se vi piace il mare, la città, i musei, l'arte, il fresco, il caldo, c'è veramente di tutto. E quindi quando appunto i miei studenti, ma anche le persone su Instagram mi chiedono «Ah Martina, in che posto mi consigli di andare dopo aver visto le 4-5 città principali? Cioè dopo Roma, Firenze, Venezia, Milano e Napoli, cosa mi consigli di vedere?» Allora, la verità è che ognuno tira l'acqua al suo mulino, cioè ognuno ti dirà che il suo posto, la sua città è la città più bella del mondo e questa è parte anche della cultura italiana, è parte di quello che si chiama il campanilismo, no? Amare tantissimo il proprio paese, la propria città, il proprio campanile della chiesa. Quindi se doveste chiedere a me, Martina, dove mi consigli di andare? Ovviamente direi nelle Dolomiti, nella zona tra Trentino e Veneto, perché c'è veramente di tutto. Però io amo moltissimo la natura, quindi non sono una tipa da città, e quindi lì ci sono appunto queste montagne enormi che puoi andare a camminare, arrivi in cima e ti senti il re del mondo, c'è silenzio, c'è tranquillità, ci sono animali, ci sono poche persone anche, però c'è anche il Prosecco ai piedi delle Dolomiti, ci sono città bellissime come appunto Verona per esempio, Feltre che è da dove vengo io, ci sono anche i piccoli paesini di montagna trentini che sono bellissimi, Cortina d'Ampezzo, quindi io direi, tirando l'acqua al mio mulino, ovviamente le Dolomiti. Però in realtà ci sono così tanti posti meravigliosi che nella descrizione di questo video trovate il link a alcuni esperti delle regioni. Ci sono alcune persone che conosco che vivono chi in Piemonte, chi nelle Marche, chi a Bergamo, chi a Bologna, che anche loro, come me, sono convinti che il proprio paese è il più bello di tutti. Quindi vi invito assolutamente a seguire anche loro, ve li lascio nella descrizione qui sotto. Però oggi quello che volevo davvero condividere con voi è l'opinione di 6 italiani che
non hanno niente a che vedere con gli stranieri e non hanno niente a che vedere con l'italiano e con il turismo dall'estero, perché ovviamente tutti questi esperti o persone che ho messo nella descrizione sono tutte persone che sono o insegnanti o stranieri che vivono in Italia, oppure proprio guide turistiche locali. Quindi sono un po' esperti in un certo senso. Io invece volevo oggi, in questo video, portarvi proprio l'opinione vera di un italiano che potreste fermare per la strada. Quindi ho chiesto a 6 italiani qual è un posto che secondo voi uno straniero che viene in Italia dovrebbe assolutamente vedere. Spoiler, nessuno ha detto Roma. Allora, un posto che io consiglio di vedere si trova a Napoli ed è la Cappella di San Severo. Nello specifico quello che secondo me sarebbe bellissimo da vedere è il Cristo velato. È molto bella perché praticamente questa statua di Cristo steso con questo velo sopra. Leggenda vorrebbe che il principe di San Severo avesse ingaggiato un alchimista per fare questa statua, quindi la leggenda vorrebbe che quello sia un vero corpo di una persona a cui è stato messo un velo e poi tramite degli esperimenti di alchimia lo si sia tramutato in marmo. In realtà è stata semplicemente la bravura, insomma, di un artista. Soprattutto questa leggenda è rimasta molto viva perché si ritiene che per quel periodo, cioè in quel periodo, fosse molto difficile creare questo effetto di velo con gli strumenti dell'epoca, con le tecniche dell'epoca, quindi è stato un lavoro di altissima maestria e quindi la leggenda continua. Oppure per esempio un'altra cosa bellissima da vedere a Napoli è, per i meno impressionabili, perché forse potrebbe essere un po' sconvolgente, è il cimitero delle Fontanelle, che praticamente sono delle cave ricavate sotto questa chiesa, dove praticamente ci sono i resti di ignoti napoletani che sono morti lì nella città, e usanza vuole che anticamente le famiglie napoletane adottavano letteralmente uno di questi morti per praticamente omaggiarlo ogni anno, insomma andarlo a trovare, portare dei fiori. Quindi anche se non si sapeva il nome di questi morti, ogni famiglia napoletana ne adottava uno o più di uno, in modo da commemorare la loro morte ogni anno e non farli sentire soli, diciamo. Ed è molto bella, nonostante ci siano dei resti umani, perché sono esposti teschi e ossa, però in realtà è una cosa molto tenera, perché a parte che a Napoli c'è uno stretto rapporto con, diciamo, cioè non si ha molto paura della morte, ma la si vede come una parte della vita. È anche molto bello perché è un modo di non dimenticare quelle persone che in realtà non hanno nome, quindi è una cosa anche molto affettuosa e vale la pena vederla se non ci si impressiona, altrimenti andate a vedere San Severo. È la Valle dei Templi in Sicilia, Agrigento, bellissimo. Boh, ce ne sono talmente tanti, talmente diversi, che sarebbe ingiusto citarne solo uno per gli altri. Il mio posto del cuore è il lago di Garda, ma in particolare Malcesine. Malcesine c'è un bellissimo borgo, e d'estate è molto bello perché ci sono molti festival, c'è anche un festival blues, il Malcesine Blues Festival, e poi c'è il castello di Malcesine, il castello Scaligero, che si affaccia direttamente sul lago. Molto molto bello. Il borgo di Civita di Bagnoregio, anche detto la città che muore, è un borgo piccolissimo costruito sopra praticamente un monte di tufo, e che quindi man mano negli anni è andato sempre più sgretolandosi, per cui ora è rimasto quasi, è come se fosse è un borgo, ma sono un paio di costruzioni, c'è una chiesa, un castello e qualche, insomma, altro piccolo locale. Non ci vive nessuno, no. È bellissimo, è un luogo suggestivo e sia prima di arrivare dalla strada bisogna attraversare un ponte in mezzo a questa valle, per cui già è molto suggestiva come dire, la traversata. Poi la visione che si ha del borgo dalla strada è bellissima, perché sembra veramente che stia per cadere, e poi anche il paesino in sé è molto grazioso, molto carino, sì, è veramente da vedere. Ma l'Italia è tutta bella, è un po' anche difficile dire un posto, però per me
i sotterranei di Napoli. Stupenda. Stupendo. Sotterranei ti dà l'idea un attimino com'era una volta Cappella Sistina, Firenze, tutta roba, vabbè, in poche parole ricca, nel senso che è già tutto bello, pronto, così. Invece Sotterranei è... Una chicca, ce ne sono tante. Gubbio in Umbria, periodo della Corsa dei Ceri, o anche in un altro periodo, anche un fine settimana a Gubbio. Io lo farei volentieri. Conoscevate già questi posti? Ci siete già stati? Se non ci siete stati, fatemi sapere dove siete andati o dove vi piacerebbe andare. Sono molto curiosa perché spesso scopro cose nuove. E allora, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un mi piace e iscrivetevi al mio canale. Noi ci rivediamo su Instagram, dove tutti i giorni parlo di Italia, di italiano, ci sono piccoli language bites e ovviamente un po' anche di vita privata, se volete scoprire di più. Altrimenti ci vediamo sempre qui nel prossimo video. Ciao a tutti, a presto!